Nel 2017 inizia un grande progetto per un grande sito, riconosciuto nel 2015 patrimonio dell'UNESCO. Il grande progetto prevede di svelare questo palazzo secondo quello che la storia ci aveva lasciato, la cultura normanna, l'epopea e la dinastia dei re normanni fino ai giorni nostri. Prendersi cura del complesso monumentale di Palazzo Reale di Palermo vuol dire ricostruire la memoria collettiva di una storia, di una bellezza, di un'unicità che nasce dalla coabitazione di popoli, di linguaggi culturali, di religioni, ma vuol dire anche e soprattutto rendere totalmente fruibile il palazzo ai visitatori e ai cittadini del mondo. Il corridoio medievale che attraversiamo era stato inibito alla pubblica fruizione e la storia era stata posta sotto vuoto perché murata letteralmente negli anni 30. Questo corridoio che oggi tocchiamo materialmente produce un'emozione grande perché era il corridoio percorso dalla scuola poetica siciliana che qui operò all'interno del palazzo. Quando abbiamo deciso di aprire il palazzo, abbiamo deciso di aprirlo tutto, ovviamente. Questa, dove sono in questo momento, è la Sala del Trono, che per un lunghissimo periodo non è stata visitabile dai turisti perché era la stanza del Presidente, era l'ufficio del Presidente dell'Assemblea. Ovviamente è stata la prima cosa che abbiamo fatto, quella di rinunziare a questa stanza come ufficio del Presidente e trovarne un'altra, e questa l'abbiamo aperta ovviamente con tutte le altre cose, come Sala Ruggero che c'è immediatamente prima di questa, alla visione del turista. Il turista il palazzo lo deve vivere tutto. Affinché il riconoscimento UNESCO non sia semplicemente un acronimo, occorreva aprire il palazzo agli studiosi. Studiare l'architettura normanna di Torre Pisana significava scoprire per esempio il progetto militare di questo palazzo, così come è stato importante ricostruire il progetto dietro i Mucarnas di Cappella Palatina, un progetto geometrico e architettonico raffinatissimo che posiziona il rapporto dell'uomo con la fede dentro la Cappella Palatina e nel periodo normanno. Gli studiosi da tutto il mondo sono sempre stati affascinati e attratti da un gioiello inestimabile che è custodito dentro la Cappella Palatina, ed è il soffitto a Mucarnas. Il soffitto infatti nasconde un progetto geometrico raffinatissimo. Era una cosa tipica del mondo islamico, quella di progettare geometricamente. Ma questo gioiello sta molto in alto e quindi i visitatori hanno difficoltà ad apprezzare le meravigliose decorazioni pittoriche che lo ricoprono in ogni parte. Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo ha avviato una serie di studi condotti con tecniche digitali per comprendere la natura geometrica del progetto nascosto, sotteso a questo soffitto e per studiare modalità per la sua divulgazione a un pubblico ampio. Queste tecnologie hanno consentito per la prima volta, possiamo dirlo con un pizzico di orgoglio, di realizzare un modello tridimensionale texturizzato, e questo modello tridimensionale permetterà in un futuro di essere divulgato ed essere visibile dagli studiosi di tutto il mondo, ma anche dai curiosi e dagli appassionati di storia dell'arte. Un
una raffinatissima idea di geometria e di architettura, segno di forza, abbiamo scoperto, di equilibrio, di misericordia. Questo manifestavano gli imperatori normanni.